Oggi ragazzi vediamo come si prelevano le marze dalle piante e come si conservano. Perché se ad esempio io ho questa pianta che non fa frutti o dà dei frutti che a me non piacciono e vicino o dall'amico ho una pianta che dà quei bei frutti gustosi, io voglio avere quella specie, devo fare una certa operazione, che è quella di prelevare un pezzo di ramo dalla pianta che mi dà quei bei frutti, si chiama marza, ed inserirla nella pianta che non fruttifica. Si chiama innesto. Per far sì che l'innesto funziona ho bisogno di una cosa precisa. Stiamo parlando degli innesti invernali, quindi sulle piante caducifoglie come il susino, il pesco, l'albicocco, il ciliegio, il pero, il mele e così via. Devo prendere questo rametto della pianta che a me piace tanto, quel frutto, quindi la marza, quando la pianta è in perfetto riposo vegetativo, siamo proprio nel momento adatto, è gennaio, e dovrò però innestarla sulla pianta che non produce o che non mi dà frutti che a me piacciono, quando la pianta inizia a muovere un po' le gemme, quando è in succhio, come si dice, e sarà marzo. Ma perché io devo prelevare la marza a fermo vegetativo, quindi a gennaio, ed innestarla sulla pianta quando è marzo, quando la pianta inizia a muovere, quando è in succhio? Non potrei prendere la marza a marzo ed innestarla direttamente sulla pianta? No, non si fa per questo semplice motivo. Quando io prendo una marza che ho la pianta in succhio, la marza innestata invece di cicatrizzare penserà a far sviluppare il germoglio. Magari noi vediamo il germoglio che sta sviluppando e poi pian piano si appassisce e secca. Questo è proprio perché la marza non era in riposo vegetativo. Appunto, non pensa a cicatrizzare, pensa a far sviluppare il germoglio e questo non va bene. Siccome io prendo il rametto a gennaio e lo vado ad innestare a marzo, passeranno 2 mesi e per 2 mesi questo rametto deve essere perfettamente conservato in modo che l'innesto poi è garantito. Oggi con questo video vediamo come si prende il ramo sulla pianta, quale ramo si prende, quale è la luna e come si conserva. Non vi rimane altro che mettermi un bel mi piace, andiamo subito al video a vedere tutto quello che c'è da fare. Il ramo che si prende dalla pianta deve essere sempre quello di una pianta sana, non malata. Osservatela magari durante il periodo vegetativo estivo. Chiaramente sarà anche quella pianta dove il frutto è quello che vi piace. Il ramo deve essere scelto in una porzione dove viene colpita dal sole. Cerchiamo di evitare le zone, quelle in basso, dove c'è un po' di ombra. Poi il ramo chiaramente deve essere sempre un ramo di un anno, ben maturo. Dobbiamo cercare sempre di evitare i rami deboli, come questo, ma anche i rami troppo vigorosi, come questo qua, un succhione. Cerchiamo sempre di prendere dei rami di media vigoria, come questo qua. Il ramo deve avere gemme a legno e non gemme a fiore, questo è poco ma è sicuro. Le gemme a legno sono queste gemme che sono più a punta, più appuntite rispetto a quelle altre che sono a fiore, che sono rotondeggianti. Se sulla vostra pianta poi avete dei succhioni e solamente quelli, va bene uguale per fare una marza, non è un problema, tanto il succhione siamo sicuri che ha tutte gemme a legno. In genere viene lasciato fare perché la pianta innestata con un succhione, quindi il futuro innesto, tende un po' a ritardare nella messa in fruttificazione. Il prelievo della marza, quindi il distacco del ramo dalla pianta, va fatto sempre a luna calante ed anche l'innesto andrà fatto a luna calante, non vi potete sbagliare. Quindi prelevo i miei rami, questo va bene, anche questo. Questo ad esempio è un ramo debole, vedete? Questo è piccolino rispetto a questi altri due, questo è un ramo un po' troppo forte, anche questo è un buon ramo per fare l'innesto. Finito di raccogliere i miei rami, le mie future marze, vi ricordo ogni ramo sarà una marza, quindi un innesto. Devo lavorare anche i rami, si fa così, si cerca di prendere solamente la parte centrale del ramo, scartando la parte in alto, quella verso l'apice, e la parte in basso, dove io ho tagliato prima con le forbici.
Facendo così mi posiziono al centro del ramo, allargo il mio palmo verso l'apice e con le forbici da pota taglio la parte in alto. Eccola qua. Ora sto misurando circa 20 cm, giro di nuovo il mio pollice, misuro altri 20 cm, mi posiziono con le forbici da pota e taglio la parte opposta, in questo modo qua. Questo è il ramo che dovrò prelevare, è il ramo centrale, lungo circa 40 cm. Faccio la stessa operazione con tutti quanti gli altri rami. Una volta che abbiamo lavorato le nostre marze, prendiamo un foglietto e segniamo la specie e la varietà della pianta. La conservazione delle marze una volta si faceva interrando le marze sottoterra in una buca profonda 40 cm dove il sole non ci batte. Si possono mantenere tranquillamente così con questo vecchio metodo contadino per almeno un mese o 2 mesi. Adesso per stare più tranquilli si usa la frigoconservazione, vuol dire che prendiamo le nostre marze e le andiamo a mettere dentro il frigorifero. Il da farsi è semplicissimo e seguitelo tutti quanti. Si prende un sacchetto di questi neri dell'immondizia, mi raccomando neri, e senza aggiungere nient'altro prendete le marze e le mettete all'interno. Non ci mettete tovagliolini bagnati per inumidire la marza, quelli non fanno altro che proliferare muffe perché c'è umidità, quindi basta l'umidità delle marze. Ora, una volta che le avete messe all'interno, prendete un elastico e fissate la parte terminale delle marze. Fate su, come vedete a me, il sacchetto in modo da togliere un po' di aria all'interno e poi, quando siete arrivati da capo, non fate altro che girare la busta, scusatemi, mettete poi la vostra targhetta e ci ponete sopra un altro elastico in questo semplice modo qua. Consiglio a questo punto per i più scrupolosi di inserire una busta di quelle trasparenti che si usano per gli alimenti qui per proteggere questa parte di carta, altrimenti si potrebbe bagnare se non avete usato un pennarello indelebile e poi non leggere più nulla. Riponete le marze nel cassetto del frigorifero, quello per le verdure, dove c'è una temperatura di 5, 4, 6 gradi, più o meno è questa. Posso assicurarvi che le marze all'interno si manterranno perfettamente vive e verdi, non occorre aggiungere nessun'altra cosa. L'umidità all'interno manterrà vive le marze, ok? Quando sarà marzo siamo pronti per andare ad innestare, prelevate solamente le marze, quelle che vi occorrono per fare l'innesto, per terminare il lavoro sulla vostra pianta, e le altre lasciatele all'interno del frigorifero chiaramente. Quando dovrete innestare della marza, eliminate almeno 5-6 cm della parte sottostante perché lì un po' si è seccata, quindi spuntate un po' la vostra marza e poi andate a fare l'innesto. Ragazzi, chiudo così il video, mi raccomando, sempre prodotti biologici, ci vediamo alla prossima, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao, alla prossima!